Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione continueremo l'argomento serie e vi mostrerò la serie asse, che è una delle tante serie che abbiamo a disposizione. Vi ricordo però che tutte le serie che noi vedremo e che abbiamo visto fino a questo momento in realtà sono utilizzabili in tutti gli ambienti tridimensionali di Creo Parametric, quindi nella modellazione solida, nella lamiera e ricordatevi anche nell'assemblaggio noi possiamo selezionare un componente e serializzarlo con una delle serie a disposizione. Per spiegarvi questa tipologia di serie utilizzerò come al solito un esempio molto semplice, un piccolo modello già preparato e quindi andiamo subito ad iniziare, ma prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Per poter definire una serie dobbiamo selezionare una feature qualsiasi di modellazione, può essere un'estrusione, può essere una rivoluzione, uno sweep, uno sketch, un piano, un asse e via dicendo. In questo caso ho un'estrusione rettangolare, la seleziono, nella mini toolbar vado a cliccare sul tasto serie e tra le tipologie di serie a disposizione scelgo la terza voce che appunto è la serie asse. Ovviamente la serie asse serve a fare una serie di rotazione intorno a un asse, però la rotazione è la prima direzione di questa serie, in realtà c'è anche una seconda direzione che vedremo è invece una direzione radiale. Per definire la serie asse è necessario selezionare obbligatoriamente un asse e nessun'altra entità al suo posto, deve essere necessariamente un asse, non può essere uno spigolo, non può essere un segmento rettilineo definito ad esempio all'interno dello sketch, deve essere necessariamente un asse che o abbiamo creato noi appositamente oppure un asse proveniente da una feature di estrusione semi cilindrica, parzialmente cilindrica o anche totalmente cilindrica o un foro, e quindi in questo caso mi andrò proprio ad appoggiare a questo asse che ovviamente dobbiamo vedere. Ricordatevi, conviene accendere appunto la visualizzazione degli assi e io vado a usare proprio quest'asse qui che è l'asse di questa estrusione cilindrica che fa da base per il mio modello. Appena seleziono l'asse mi viene mostrata di default la soluzione con 4 membri distanziati tra di loro da un angolo di 90 gradi che è indicato qui. Il numero di membri è indicato qui, lo spazio angolare tra i vari elementi lo posso variare dinamicamente, ovviamente posso anche andare a variare il numero di membri se preferisco. Volendo posso anche decidere di non gestire lo spazio angolare tra un membro e l'altro, ma di gestire l'intero angolo che viene coperto dai membri che definisco. Quindi se vado a cliccare su estensione angolare, Creo farà in modo che quei 6 membri, come adesso sono definiti, vengano distribuiti su questo angolo indicato qua, che di default è 360 gradi, ma ovviamente anche questo lo posso variare, può essere, mi vengono anche proposti dei valori diciamo di default che sono 90, 180, 270 e 360, ma posso dargli un qualsiasi valore a mio piacimento, quindi anche 300 gradi ad esempio, e in questo modo lui andrà appunto a distribuire quei 6 elementi su 300 gradi, ma vi faccio vedere anche la soluzione a 270 gradi. In realtà nel 99% dei casi lo utilizzerete, immagino, con 360 gradi. Ok, quindi possono essere 6 elementi, 5 elementi e via dicendo. E quindi questa è la definizione della prima direzione. Possiamo definire in questa serie anche una seconda direzione. La prima direzione è indicata da questa freccia rossa, rosso scuro, con il numerino 1 al suo fianco e rappresenta una direzione circonferenziale. Questa freccia in questo momento è tangente alla circonferenza che ha il raggio pari alla distanza tra il centro di quel parallelepipedo che abbiamo selezionato per serializzarlo e l'asse. La seconda direzione invece è radiale, indicata appunto da questa freccia blu scuro, e in realtà per definirla è sufficiente aumentare il numero di membri che di default è a 1, ma basta mettergli un numero più alto di 1, un numero intero ovviamente.
e a questo punto mi appare anche una quota che mi rappresenta la distanza tra i vari cerchi concentrici su cui sono disposti i vari elementi, e quindi posso anche andarlo a aumentare in modo tale che in anteprima andiamo a vedere tutti i pallini che rappresentano le nuove copie. Adesso vado a ridurre un po' i membri in quella direzione. Ovviamente anche in questa serie, come nelle altre, i pallini li possiamo spengere e confermiamo. Anche questa serie la possiamo selezionare e eliminarla, oppure possiamo andarla a modificare, quindi basta fare modifica definizione. Riaccendiamo i pallini che abbiamo spento. E altro aspetto che possiamo gestire anche in questa serie, possiamo gestire le quote. In effetti appena entriamo in questa serie il menu quote si apre perché ci dà la possibilità e ci fa capire chiaramente che possiamo gestire anche eventualmente le quote nelle due direzioni, quindi nella direzione 1 circonferenziale e nella direzione 2 radiale. Quindi se clicco all'interno della direzione 1 posso andarmi a selezionare sempre la quota di altezza e gli do un incremento ad esempio di 10. Nella direzione 2 posso selezionare anche qui al solito la solita quota, gli diamo un incremento di 15, ma col control vediamo posso anche selezionare la quota della larghezza e gli do un incremento di 5. Vediamo un po' qual è il risultato, confermo e appunto abbiamo una situazione di questo tipo. Quindi abbiamo un incremento dell'altezza in senso circonferenziale, ma anche in senso radiale, ovvero in queste 5 direzioni radiali. L'ultima cosa che possiamo fare sulla serie asse è la seguente. Sotto opzioni possiamo decidere di non fargli seguire la rotazione dell'asse, ovvero di disporre tutti gli elementi, però questo lo posso fare solo se non sto gestendo le quote, quindi le elimino. Sotto opzioni vado a dire di non seguire la rotazione dell'asse e, come vedete, mi ha disposto tutti gli elementi della serie, tutti i membri della serie paralleli all'originale, quindi senza andarli a ruotare. Questa cosa è ovviamente reversibile, rimodifico la serie, vado sotto opzioni e fleggo nuovamente segui rotazione asse. Così ritorno nella situazione di prima. Un'altra cosa che vi dico a voce, ma cerco di mostrarvela velocemente, facciamo una cosa, eliminiamo tutto, vado a mettere un foro che, giusto per mia precisione, vado a definire come foro quotato in maniera polare, quindi con un diametro e un angolo. Foro lo faccio un pochino più grande di questo, facciamo un 10, facciamo che l'angolo lo porto a 0, il diametro lo porto a un valore un po' più tondo, facciamo un 120 e confermo, la profondità la definisco come passante, confermo. A questo punto il foro lo seleziono, lo serializzo, gli dico serie asse, scelgo l'asse, gli dico che voglio 4 elementi distribuiti su 360 gradi, no, facciamo 6 elementi distribuiti su 360 gradi. Confermo. Quindi ho fatto 6 fori in serie distribuiti su 360 gradi. La serie asse mi consente, se vado a fare velocemente la sua messa in tavola,
mi consente, se mostro gli assi di questa vista, mi consente di avere gli assi rappresentano la circonferenza su cui sono posizionati i centri di questi fori e quindi mi consente di risolvere facilmente questo problema senza dover andare a definire magari tramite lo sketch questa circonferenza. Quindi in queste situazioni vi consiglio vivamente di usare la serie asse. Per quanto riguarda questa serie direi che è tutto e quindi vi saluto, vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!